Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere in che modo ho realizzato un bellissimo mobile da lavanderia. Sono sicuro che molti di voi in casa, sicuramente se vivono in appartamento, hanno un piccolissimo spazio dedicato alla propria lavanderia. Anche perché comunque, insomma, la lavanderia non è che sia proprio la parte migliore da tenere in casa. E quindi sicuramente molti di voi, se hanno poco spazio in casa, hanno sicuramente anche difficoltà a mettere una lavatrice e un'asciugatrice contemporaneamente. Bene, con questo mobile, quindi con questo metodo, vi farò vedere come poter mettere una sull'altra una lavatrice e un'asciugatrice e realizzare un bellissimo spazio dedicato alla vostra lavanderia. Prima di vedere come mi sono mosso per progettare questo mobile, andiamo a vedere un'immagine in cui vi faccio vedere cosa dovevo fare e come l'ho realizzato. Bene ragazzi, ecco qui la mia lavatrice, o meglio quella di mia sorella. Lei in questo dettaglio ce l'ha messa in un balcone, quindi comunque ha bisogno, oltre che di essere incassata per realizzare il mobile lavanderia, anche di essere protetta dalle intemperie. Come vedete sulla destra c'è l'apertura, quindi lo sfogo esterno. Allora, questo spazio è molto particolare perché non è perfettamente rettangolare, quindi comunque le misure che utilizzerò per il mio mobile non potrò passarle a voi perché ogni spazio ha le sue dimensioni. Però vi scriverò qui sopra le dimensioni delle lavatrici, che sono più o meno standard, così saprete se dovrete comprare del legno quanto ve ne servirà e che misure vi serviranno. Quindi come vedete qui abbiamo un ripiano che sarà rettangolare classico nella parte sopra la lavatrice, poi subito dietro c'è un dente molto più piccolo. Ecco, lì andrò a realizzare uno sportellino che mi permetterà di andare a ispezionare la parte posteriore della lavatrice se ci dovesse essere qualche necessità. A sinistra vedete che c'è uno spazio bello libero con un piccolo gradino. Ecco, approfitterò di quel gradino per realizzare un ripiano a mensole, quindi quel gradino lì servirà come base d'appoggio per le mensole, oltre ovviamente dei piedi che andremo a realizzare, per poi sopra mettere due ripiani orizzontali, così potranno andare a essere riposti sapone per il bucato, ammorbidenti, insomma tutto quello che va messo in una lavanderia. Adesso abbiamo veramente visto come andrò a realizzare questo ripiano. Andiamo subito sul banco da lavoro così vediamo cosa ci serve e come andrò a muovermi per realizzare questa struttura. E partiamo subito con la realizzazione del telaio, per il quale ho deciso di utilizzare dei listelli di abete 3 cm x 3 cm. Quindi andiamo a tagliare le misura. Tutti questi tagli ho deciso di farli con la rioba, anche perché comunque ho lavorato spesso di sera dopo l'ufficio, quindi comunque in orari in cui nel condominio non potevo fare rumore, quindi ho deciso di fare dei tagli a mano. Niente di particolare, però se avete una troncatrice o un banco da lavoro come quello che ho usato io altre volte, come quello che utilizzerò più avanti, usate quello, così i tagli saranno precisi a 90 gradi. Io adesso vi faccio vedere giusto qualche taglio, poi per il resto andiamo avanti in automatico, anche perché se vi faccio vedere tutti i tagli che ho fatto stiamo qui 2 settimane a guardarli. Allora, quando io ho preso le misure non avevo notato che le pareti del muro in cui sono andato a installare questo banco da lavanderia non erano perfettamente a squadra, anzi i muri non erano minimamente a squadra. Successivamente, proprio mentre mi stavo incazzando a morte perché le misure non tornavano, un utente di YouTube, Controvena, non so se lo conoscete, vi lascio il link qui sotto, ha pubblicato un video su una guida, un tutorial su come prendere le misure quando le pareti non sono perfettamente a squadra. È un metodo che io non conoscevo, non avevo mai pensato di utilizzare, però effettivamente è un metodo perfettamente efficace per situazioni come quelle in cui mi sono trovato io. Io ve lo metto qui sopra così voi potete vederlo e prenderne sicuramente spunto prima di come ho fatto io. Io me ne sono accorto, ho visto il video perché lui l'ha caricato 2 giorni dopo che io avevo preso le misure, avevo già iniziato a lavorare sul telaio, quindi ormai purtroppo per me era troppo tardi, però per voi potrebbe essere ancora in tempo se ancora non ci avete messo mano e se i muri delle vostre pareti non sono perfettamente a squadra. Allora, come vi dicevo, il telaio 3x3, poi andiamo a fare anche le gambe. Per le gambe invece ho deciso di utilizzare dei listelli un po' più grossi, quindi 4,5 x 4,5. Avremo 4 gambe, quelle che stanno intorno alla lavatrice, che sono 4,5 x 4,5. Ecco qui, proprio questa che sto tagliando. E le altre 2 dove invece c'è la parte con i ripiani con le mensole, per cui utilizzerò il legno di risulta del telaio, quindi 3 cm x 3 cm. Adesso, prima di andare a montare quello che è il telaio, quindi lo scheletro della nostra struttura, andiamo a realizzarci il pannello superiore, che poi ci darà anche la misura, la forma da dare poi allo scheletro. All'inizio avevo pensato di farmelo tagliare direttamente dove ho comprato il legno, poi insomma abbiamo il banco da lavoro, il banco sega, utilizziamolo. Prendiamoci le misure, anche perché poi mi sono studiato le misure e i tagli con calma. Ecco qui, adesso una cosa molto importante, noterete che il mio banco sega non ha la protezione per la lama.
Ebbene, questa è una cosa pericolosissima, io l'ho rimossa perché avevo bisogno di seguire il taglio ed assicurarmi che fosse tagliato perfettamente dritto, quindi non ci fossero sbavature. Tutte le volte che ho usato la copertura ho rischiato di fare dei tagli, anzi ho fatto dei tagli storti. Ovviamente in questo caso me ne sono assunto la responsabilità e ho corso il rischio, che ovviamente non ho corso perché so usare lo strumento, però se voi fate questo tipo di tagli usate sempre la copertura per la lama, mi raccomando. E non mettete le mani vicino alla lama. Infatti vedete che io, nonostante abbia tolto la copertura, comunque non sono un pazzo, non sono uno scellerato, e la copertura, la mano vicino alla lama non l'ho messa. Ho usato la guida che danno in dotazione con questi banchi da lama. Ecco. Andiamo a fare tutti i tagli, ovviamente spingendo il legno molto lentamente sulla lama. In questo modo avete un taglio preciso, pulito, e avete pochissimo scarto anche sul legno, perché non andrete a scheggiarlo. Soprattutto ce l'avete perfettamente dritto, quindi farete dei tagli perfettamente dritti, però dovete muovervi molto lentamente, non dovete avere fretta. Io i primi tagli che ho fatto con questo banco da lavoro li facevo spingendo il legno con una velocità incredibile e infatti uscivano dei tagli di merda. Adesso invece posso dire di fare dei tagli abbastanza puliti. Ecco qui, adesso andiamo a realizzare quello sportello di cui vi ho parlato prima quando vi ho fatto vedere l'immagine. Per fare questo, per collegare lo sportello al resto del legno, utilizzerò delle cerniere. Ho preso delle cerniere in acciaio inox, quindi comunque robuste e resistenti anche alle intemperie, alla pioggia, al vento, insomma all'umidità. Niente di particolare ragazzi, parliamo di 2,50 €, 3 € di cerniere, quindi niente di costoso. Siccome volevo fare un lavoro pulito, adesso con questa rifilatrice manuale andiamo a fare degli scassi per incassare perfettamente le cerniere all'interno del legno e non avere niente che rimanga in superficie o comunque in rilievo. Anche in questo caso il video ovviamente è accelerato per evitare di farvi impazzire stando dietro il mio lavoro, che è molto lungo, però ovviamente la rifinitura l'ho fatta molto lentamente. Voi fate con molta attenzione, fate molto piano quando usate le rifilatrici, perché è un attimo che si acchiappa il legno e vi sporca tutto quanto, quindi vi fa un taglio sporco e vi danneggia completamente e irreparabilmente il legno. Ovviamente tanto le cerniere quanto le viti devono essere in acciaio inox o comunque un metallo che riesca a reggere all'umidità. Adesso andiamo a fare un aggancio di prova per vedere se il lavoro che abbiamo fatto è corretto. Fissiamo cerniere e legno al resto del pannello. Mi raccomando, come vi ho detto anche in un altro short e anche in altri video, prima di infilare le viti, prima di avvitarle, fate delle sedie di alloggio, quindi un invito usando una punta molto più piccola, di sezione più piccola rispetto a quella che è la vostra vite. Ecco qui, lo sportello si apre perfettamente. E adesso andiamo a fissare questi piedini qui. Per fissare i piedini, questi che vedete di gomma che ci permettono di evitare di far bagnare il legno qualora esca acqua dalla lavatrice o comunque entri semplicemente pioggia, andiamo a usare questi inserti filettati, eccoli qui. Quindi troviamoci il centro perfetto del legno, tracciando semplicemente le diagonali partendo dagli angoli congiungendo gli angoli del nostro legno. Beh, andiamo a fare la sedia di alloggio. In questo caso usiamo una punta da 10 perché quella è la misura dell'inserto filettato. Ecco qui. Ovviamente ripetiamo l'operazione su tutte e 4 le gambe. E adesso andiamo a realizzare, quindi creare quello che è il nostro scheletro. Appoggiamoci sul banco, sul nostro pianale, in modo da avere le misure e anche la forma precisa da dare al nostro scheletro. Ecco qui. In questo caso andiamo a prendere bene le misure. Ecco, come vedete mi sono assicurato che fosse perfettamente a squadra il legno, cosa che invece non era minimamente nella parete di mia sorella dove sono andato poi a installare. Quindi tutto questo lavoro di precisione l'ho fatto, ma non è servito praticamente a niente. Facciamo i fori per l'alloggiamento delle viti e anche la svasatura con la punta per svasare. Non stringete troppo il mio primo fissaggio perché ci serve giusto per dare la forma. Poi dopo, una volta che saremo sicuri della posizione e della forma che diamo al telaio, potremo andare a stringere le viti, quindi a serrarle perfettamente. In questo caso foro di invito, svasatura e poi infiliamo questo piccolo tirafondi che ci serve per fissare il nostro telaio.
ovviamente tanti buchi, tanti tagli, tante viti. Ve ne faccio vedere un paio e poi andiamo avanti in autonomia. Stesso discorso per le gambe, ho deciso di incassarle perfettamente nel legno, andando a fissare un terzo della gamba in appoggio diretto sul banco e gli altri 3/4. Un quarto fissaggio si poggia sul banco, gli altri 3/4 si vanno a appoggiare sul telaio. Quindi con la nostra rioba andiamo a rimuovere le parti che non ci servono e lasciamolo come l'unico dente che poi andrà a appoggiare direttamente sul nostro banco. Adesso facciamo i tagli e capirete di cosa sto parlando. Non è un vero e proprio incastro, però comunque vi permette di avere un buon fissaggio su quello che è il vostro telaio. Alla fine è anche divertente fare questi tagli, questi incastri. Diciamo che possiamo chiamarlo esercizio di stile o semplicemente un po' di divertimento. Alla fine questi lavori li facciamo per passione, oltre che per utilità, quindi se facciamo qualcosa di divertente e di bello è anche meglio per noi, no? E allora procediamo così. Andiamo a togliere le parti di legno che non ci servono. Ovviamente tenete sempre questo legno perché può servire per fare dei denti, dei tacchetti. Ed ecco qua, se avete lavorato bene e pulito, il legno si reggerà senza bisogno di viti, cosa che poi comunque metteremo ovviamente. Adesso andiamo a smussare gli angoli del nostro pianale, anche perché ovviamente dobbiamo avere degli angoli belli arrotondati, deve essere un legno morbido, non un legno con angoli a vista, vivi, con schegge che magari vi fanno anche male. Stesso discorso per le gambe, andiamo a lavorare tutte le nostre gambe, tutte e 4, io ve ne faccio vedere una, ma ovviamente queste smussature degli angoli con la nostra fresatrice andranno fatte tutte le gambe. Successivamente andiamo a lisciare il legno con una levigatrice a mouse o una ruota orbitale se ce l'avete, usando in questo caso una carta con una grana da 120, quindi volevo renderlo veramente liscio e così ho fatto. Ecco qui, bello al tatto anche, oltre che alla vista. E adesso andiamo a realizzare quella parte relativa alle mensole. Quindi facciamo un piccolo scasso dove andare a fissare da una parte le gambe. Quindi un piccolo dente 3x3, nel mio caso, della misura della gamba che va a incassarsi. Quindi 2 gambe vanno ad incasso e dall'altra parte invece metteremo un supporto. Adesso vi faccio vedere. Ecco qui. Anche in questo caso un piccolo fuoriliro e poi avvitiamo la vite. Perfettamente a filo con il legno. Ecco qui. Non devono esserci teste delle viti che sporcono, che poi vi possono far male o rendere comunque il lavoro brutto. In questo caso mettiamo la squadra con la riga da 90 gradi e poi facciamo il supporto per la parte posteriore delle nostre mensole, vedi? La mensola bassa andrà a appoggiarsi sul gradino che vi ho fatto vedere prima, mentre la mensola alta ovviamente sarà supportata da un lato dalle gambe e dall'altra da questo piccolo listellino. Anche in questo caso andiamo ad ammorbidire il legno con la nostra fresatrice manuale, andiamo ad ammorbidire gli angoli, tanto delle mensole quanto della gamba. Eccola, perfettamente arrotondata. E poi, come per le gambe che stanno intorno alla lavatrice, andiamo ad allevigare tutto quanto con una carta 120. Potete farlo a mano o con la levigatrice a mouse o ruota orbitale, come preferite. E adesso andiamo a finire il legno con un impregnante. In questo caso ho deciso di usare l'impregnante trasparente perché in questo lavoro non era richiesto un colore particolare al legno. Batte sempre 2 mani la prima, stendendo bene l'impregnante su tutta la superficie. Una volta asciutto, vi consiglio ovviamente di carteggiare per togliere il pelo che tirerà fuori il legno. L'ho detto anche in altri video. Qui non ve lo faccio vedere perché il video è già molto lungo così e non volevo andare troppo eccessivamente lungo facendovi vedere delle operazioni che vi ho fatto vedere anche in altri video. Vi linko qui sopra il video della porta, ristrutturazione di una porta, dove vi faccio tutto il discorso sul carteggio del legno. Come vedete, una volta che il legno viene impregnato diventa un po' più scuro, un giallo un po' più intenso, un bel color legno biondo, che era il colore che volevo ottenere. Io tra una mano e l'altra di impregnante ho aspettato 24 ore, quindi l'ho lasciato un giorno in asciugatura e il giorno successivo ho dato la seconda mano. Mi raccomando, stendetelo bene in tutte le parti del legno, in modo che sia tutto perfettamente impregnato, soprattutto nel mio caso in cui verrà esposto all'aperto.
Diversamente, se sta all'interno e non avete bisogno di impregnanti, usate una vernice, insomma, quello che vi piace di più. E adesso andiamo nel balcone di mia sorella a montare tutto. Fissiamo i piedini di gomma, che ci serviranno sia per regolare in altezza le gambe, in modo che siano tutte quante perfettamente alla stessa altezza, sia per evitare in caso di fuoriuscita di acqua di bagnarsi e danneggiare il legno irreparabilmente. Come vedete mettiamo un po' di colla vinilica per fissare meglio le gambe. Ecco qui. E poi le fissiamo, completiamo l'ancoraggio con delle viti. Ovviamente, perché deve essere una struttura solida e robusta. Come vi ho detto prima, è possibile che qui sopra verrà messa un'asciugatrice, quindi comunque è necessario che la struttura che andiamo a realizzare sia robusta e resistente. Non pesante, infatti ho usato un legno di abete di un buono spessore, ma niente di esagerato. Però comunque deve avere la minima robustezza. E adesso pian piano andiamo a incassare il nostro telaio intorno alla nostra lavatrice. Ecco qui, come vedete lì c'è quel dente dove poi andremo a mettere lo sportello e adesso intanto mettiamo le nostre due mensole. In base alle dimensioni della vostra struttura potete mettere 2, 3, 4, quelle che vi servono. Io ne ho messo 2 perché quello era lo spazio a disposizione e perché quelle erano sufficienti, ma ve l'ho già detto prima, ve lo ripeto, questa è un'idea sul lavoro da fare. Andiamo a mettere il pannello, quindi andiamo a infilarlo. E successivamente lo fissiamo il pannello al telaio. Ho deciso di fare i buchi sotto, quindi fissare il telaio al pannello e non viceversa, in modo che non avessimo teste di viti a vista, ma fosse tutto quanto nascosto. Volevo fare un lavoro pulito in questo caso. Vorrei sempre fare dei lavori puliti, in questo caso mi sono impegnato per farlo che fosse veramente pulito. E ci sono anche riuscito, devo dire, senza falsa modestia. Ovviamente qui davanti verrà messo anche uno sportello che non ho ancora realizzato. Nel prossimo video, quindi state collegati, mi raccomando, vi farò vedere come realizzare uno sportello. Uno sportello in legno partendo semplicemente da degli steli di legno, comunque da delle tavole di legno. Sempre abete, sempre lo stesso tipo di legno. Farò uno di quegli sportelli con le gratte, quindi quelli aperti dove può passare l'aria. Intanto adesso abbiamo messo anche lo sportellino, eccolo qui, dove ho messo una piccola vitina L che ci permette che funge da maniglia, insomma, per poterlo alzare. Andiamo ad attaccare le nostre cerniere e a fissarle. Mi raccomando, per questi lavori utilizzate sempre, se ce l'avete, un avvitatore, se non ce l'avete compratevelo perché vi aiuta tantissimo, altrimenti i lavori diventano pesanti e stancanti e dopo un po' di tempo abbandonate la passione. Io non sono uno che ha grosse attrezzature, ma quel minimo bisogna averlo secondo me per fare questo tipo di lavori. Ecco qui, si apre perfettamente e possiamo ispezionare tubi, collegamenti elettrici e quant'altro senza dover spostare tutto. Ecco qui. E adesso andiamo a mettere poi queste piattine nei bordi. Questo perché purtroppo, come vi ho detto prima, il muro non essendo perfettamente a squadra era necessario andare a riempire alcuni angoli che poi erano rimasti scoperti. Nel vostro caso, se ce l'avete perfettamente a squadra, o se seguendo il video di controvena che vi ho pubblicato prima sopra, andate a realizzare una struttura perfettamente aderente alle pareti, non avrete bisogno di prendere questi accorgimenti. Nel mio caso mi ha permesso sia di riempire le parti scoperte, sia di andare a rendere ancora più saldo l'ancoraggio sulle pareti. In questo caso le viti sono a vista, ma ragazzi, non potevo fare altrimenti. E decisamente il nostro lavoro è finito, ecco qui il nostro banco, bello pulito, robusto, resistente. Il nostro mobile lavanderia è perfettamente terminato, ecco qui le mensole che vi ho detto prima, lo sportello e tutto quanto. Ecco qui ragazzi, siamo praticamente arrivati alla fine del nostro video e del nostro lavoro. Io come sempre spero che il mio lavoro vi sia piaciuto, vi sia di ispirazione e vi aiuti a realizzare anche voi un bellissimo angolo da lavanderia a casa vostra. Ovviamente se il lavoro vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace qui sotto, ovviamente iscrivervi al canale e attivare la campanella per stare sempre pubblicati e sempre aggiornati sulle mie pubblicazioni. Come vi ho detto prima, il prossimo video vedrà la realizzazione dello sportello. Ovviamente condividete questo video a chi potrebbe essere interessato e lasciate un commento qui sotto per dirmi se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa potrei fare per migliorare i miei lavori. Io vi auguro una buona prosecuzione sul canale e un buon divertimento. Ovviamente, come sempre, buona continuazione.